Ciao a tutti! Quando ci si approccia per la prima volta all'apprendimento di una lingua straniera da autodidatti, l'unica risorsa di cui si sente parlare è Duolingo, che può essere uno strumento utile per tante persone. Ma in questo video vi voglio parlare di delle alternative valide a Duolingo e che personalmente penso anche che siano delle alternative migliori, perché sinceramente non penso che Duolingo sia un'applicazione così utile se non agli inizi del proprio percorso di apprendimento di una lingua, perché ti dà delle indicazioni e ti guida quando magari non sai da dove cominciare. Ma in linea di massima trovo che il metodo che usa Duolingo non sia così efficace. Quindi in questo video vi vorrei consigliare una serie di metodi alternativi a Duolingo per imparare una lingua straniera da autodidatta, quindi utilizzando principalmente internet, applicazioni, canali YouTube, siti web e tutto questo tipo di cose. Allora, per cominciare, quando si è proprio principianti, secondo me la risorsa più ovvia e più utile è YouTube, ma sicuramente andare su YouTube e scrivere magari imparare italiano per principianti può essere un pochino disorientante perché ci uscirà fuori una quantità enorme di risultati e non sapremo magari da dove cominciare e quali scegliere. Io penso che due garanzie che ci sono su YouTube per chi vuole cominciare a imparare una lingua straniera o anche per chi è un pochino più avanzato sono, per prima cosa, tutti i canali della serie 101pod.com. Quindi per esempio esiste Italian101pod.com, che è il nome del canale, in realtà non è un sito, che forniscono tutta una serie di video in cui guidano gli utenti spiegando una serie di regole grammaticali di base e di frasi essenziali per imparare una lingua. E quello può essere un ottimo canale per proprio cominciare, per gli inizi. La seconda garanzia sono i canali Easy Language, per esempio Easy Italian. In questi canali ne esistono tantissimi per tantissime lingue, esiste Easy German, Easy Italian, Easy Spanish, eccetera. C'è generalmente un presentatore che gira per delle città italiane, tedesche, spagnole, a seconda della lingua, e pone delle domande a delle persone in giro per la strada, quindi lei intervista, e tutti i loro video hanno i sottotitoli nella lingua stessa, più i sottotitoli in inglese. Quindi secondo me sono una risorsa fantastica e se esiste nella lingua che state cercando di imparare, vi consiglio caldamente di utilizzarla. Poi, più nello specifico, per chi vuole imparare l'italiano, oltre al mio canale ovviamente, c'è una serie di ottimi canali, tra cui per esempio Learn Italian with Lucrezia, Podcast Italiano di Davide, Lingua Franca, Italiano in 7 minuti, Piazza Square, e veramente potrei andare avanti per ore e ore e ore. Magari vi lascio nella descrizione una lista di altri canali dedicati all'insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Poi, un'altra applicazione, oltre a Duolingo, che però ha la stessa funzione di guidarvi dalle basi in un percorso strutturato e logico di apprendimento di una lingua straniera, è Busuu, scritto così. È un'ottima app. Il concetto è molto simile a quello di Duolingo, ma la differenza fondamentale, secondo me, è che usa da un punto di vista pratico metodi molto più logici e molto più efficaci. Vi dico semplicemente provatela, perché è difficile riassumerla in questo video. Un'applicazione che io amo moltissimo è Anki-Droid. Anki-Droid è un'applicazione che serve a creare delle flashcard, cioè ti permette di inserire una parola con la traduzione o una spiegazione nella tua lingua madre e creerà delle flashcard appunto che hanno da un lato la parola nella lingua originale e dall'altra la spiegazione o la traduzione. In più si possono creare anche doppie, quindi quando andrete a ripassare queste flashcard l'applicazione vi chiederà le parole che avete inserito sia dall'italiano alla vostra lingua madre che dalla vostra lingua madre all'italiano o
qualsiasi altra lingua voi stiate imparando. E la cosa migliore di questa applicazione, la cosa che mi ha fatto amare questa applicazione più di qualsiasi altra applicazione di flashcard, che serve appunto a ripassare quindi parole, è il fatto che sia basata sulla cosiddetta spaced repetition, in italiano ripetizione dilazionata. Cosa vuol dire? Praticamente ogni volta che andrete a ripassare ciascuna parola, l'applicazione vi chiederà: è stato facile? È stato difficile? È stato molto difficile? E a seconda di quello che voi gli dite, vi ripresenterà questa parola da ripassare tra poco tempo, se è stata difficile, o tra tanto tempo, se è stata facile. E questo permette al vostro cervello di mandare tutte queste parole alla memoria a lungo termine. Quindi è ottima per memorizzare delle parole senza scordarle, invece che memorizzarle e tra 5 minuti dimenticarle. Per chi è già un pochino più avanzato, invece, e vuole già provare a parlare con un madrelingua della lingua che sta imparando, ci sono 2 applicazioni principali che vi posso consigliare. La prima, di cui ho parlato già tante volte, si chiama HelloTalk. È un'applicazione che permette di trovare dei madrelingua della lingua che voi volete imparare, che vogliono imparare a loro volta la vostra lingua madre. E una delle cose migliori di questa applicazione, secondo me, è che ha un sistema integrato che permette di correggere i messaggi del proprio partner, del proprio interlocutore, e mette automaticamente in risalto le parti che avete corretto, mostrando le differenze tra il messaggio originale e il messaggio corretto. Veramente ottima. La seconda applicazione di questo tipo invece è italki. È un po' diversa. Su italki si possono trovare sia dei partner linguistici con cui fare 2 chiacchiere, sia degli insegnanti, dei tutor privati di lingua. E solitamente sono molto più economici di quelli che si trovano nella vita reale. Quindi se volete risparmiare un po' di soldi è decisamente un'ottima opzione. Poi, una risorsa che ho trovato molto molto utile per la lettura online sono i dizionari pop-up. Cosa sono? Sono essenzialmente delle estensioni per il vostro browser che vi permettono di cliccare su una parola in una lingua straniera facendo comparire automaticamente o una traduzione o una spiegazione di quella parola. Per esempio, uno strumento che ho trovato utilissimo io, imparando l'arabo, è appunto il pop-up dictionary chiamato Faham Arabic. È stato veramente fondamentale. Grazie a questo strumento ho potuto leggere tantissimi articoli online sui giornali o su dei blog, senza dover ogni volta aprire un dizionario oppure aprire un'altra scheda del browser per andare a cercare la parola. Potevo direttamente cliccare sulla parola e vedere la traduzione, senza dover interrompere la lettura. Poi, una risorsa ottima, secondo me, per trovare chiarimenti ai vostri dubbi linguistici è Reddit. Reddit è un sito che contiene una community online, una comunità online dedicata a qualunque tipo di interesse, incluse le lingue straniere. Esiste quindi un subreddit, così si chiamano su Reddit queste piccole comunità, dedicato anche all'apprendimento dell'italiano o all'apprendimento del tedesco o all'apprendimento dello spagnolo o di qualsiasi altra lingua. In queste piccole community potete porre delle domande nelle quali chiedere chiarimenti su degli argomenti di grammatica o di lingua che non avete capito, potete chiedere a dei madrelingua di tradurvi un testo che proprio non riuscite a capire, potete chiedere come si dice questo e come si dice quello, potete porre domande anche per soddisfare le vostre curiosità culturali, per esempio, ed è pieno di persone molto molto disponibili che chiariranno tutti i vostri dubbi. Per quanto riguarda la lingua italiana in particolare, ce ne sono 3, 2 dedicate specificatamente all'apprendimento dell'italiano. Una si chiama Italian Learning e l'altra si chiama Learn Italian. La prima è molto più grande, quindi è più probabile che riceverete delle risposte ai vostri dubbi se ponete le vostre domande in quella comunità. E poi ce n'è una terza che si chiama semplicemente Italian e lì si parla in generale della lingua italiana, non necessariamente del suo apprendimento. Un'ultima idea che ho preso dal canale Nate's Adventures, nel quale c'è questo ragazzo che si chiama Nate, che è americano,
e parla spagnolo è quella di andare su siti come Omegle o Chatroulette e cercare persone che si connettano da paesi in cui si parla la lingua che voi volete imparare. Così il sito sceglierà in modo casuale delle persone che parlano questa lingua, o si presume che la parlino visto che vivono nel paese in cui si parla, e vi metteranno in contatto con queste persone e potrete provare a chiacchierare con loro, che sono madrelingua. Questo metodo forse è per chi ha già un livello un po' più avanzato, perché le persone che troverete su questi siti non sono lì per insegnarvi l'italiano o qualsiasi lingua vogliate imparare. Bene, per questo video è tutto, spero che i miei consigli vi siano stati utili e che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!